Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi video un po' diverso, sicuramente diverso dal solito. Un 2023 che si apre in maniera nettamente in contrasto con il resto dei video del canale, però ci tenevo particolarmente perché volevo raccontarvi una storia. Ed è una storia che mi è capitata di recente e che è capitata purtroppo a tantissime altre persone. E tutti noi l'abbiamo affrontata in maniera diversa, per cui volevo dirvi un po' la mia, cosa mi è successo, cosa ho fatto e magari darvi dei consigli. Sicuramente le cose che dirò saranno ovvie per moltissimi, saranno quasi scontate, però sono sicuro che alcuni avranno bisogno di sentirsi dire certe cose, altri invece avranno bisogno di avere veri e propri consigli, altri se vorranno potranno scrivermi, io sarò felicissimo di confrontarmi con tutti. Partiamo dal fatto. Qual è il fatto? Purtroppo sono finito in questo tritacarne infernale che negli ultimi mesi ha coinvolto a quanto pare 50.000 persone, dei licenziamenti in tech, Meta, Twitter, Zendesk, tantissime aziende che a un certo punto hanno deciso di fare questi licenziamenti di massa, di fatto far perdere il lavoro a migliaia e migliaia di persone nel giro di qualche ora, e a me è successa esattamente questa cosa qua. Per farvela breve, la mia storia è questa: sono stato invitato a un meeting senza alcune informazioni, mi sono presentato al meeting e in 4 minuti più o meno mi è stata letta una lettera. Nella lettera c'era scritto che la mia posizione, il mio lavoro non era più necessario e che sarebbe stato rimpiazzato in qualche modo e che quindi insomma la mia posizione era considerata a rischio. Poi c'è stato un l'iter abbastanza veloce, abbastanza breve, e di fatto ho perso il lavoro in quei 4 minuti lì. E una cosa è successa sempre, non sono il primo, non sarò l'ultimo, succede spessissimo purtroppo. Stavolta però i numeri sono stati un po' più grandi del solito. Tantissime compagnie hanno adottato questa strategia. Di fatto sono dei licenziamenti e possono avere delle conseguenze non indifferenti, soprattutto se sta notizia non si vede arrivare da nessuna parte. Cioè ad un certo punto ti viene data così e non puoi fare altro che accettarla in qualche modo. La prima cosa che voglio dire a tutti quelli che hanno subito una cosa del genere, perché purtroppo si tratta di subirla, una cosa del genere, è che noi non abbiamo assolutamente colpa e che quello che è successo non rispecchia assolutamente il nostro valore all'interno dell'azienda o il valore che ha il lavoro che facciamo ogni giorno. Questa è stata una decisione presa con dei numeri in mano, con una lista in mano. Le aziende avevano bisogno di tagliare e di alzare i profitti e allora noi purtroppo siamo finiti lì in mezzo. Poi volevo darvi 3 consigli tratti dalla mia esperienza recente che va dalla perdita del lavoro al trovare un altro lavoro bellissimo. Il primo consiglio che vi do, soprattutto se vi trovate all'estero, è quello di rivolgervi immediatamente al welfare, cioè chiedere la disoccupazione. Non c'è alcuna vergogna nel chiedere un sussidio di disoccupazione, è una cosa sicuramente temporanea, si spera ovviamente che non duri per troppo tempo una situazione del genere, ma nel frattempo è una cosa necessaria perché da un lato comunque ci sono sempre delle entrate economiche, dall'altro ci permette di cercare un lavoro nuovo sapendo che abbiamo le spalle un po' coperte. E ricordatevi sempre una cosa, soprattutto perché è fuori da tantissimi anni, voi avete pagato tantissimi anni di tasse, le tasse servono soprattutto in momenti del genere, quindi non state togliendo nulla a nessuno, state soltanto riprendendo un po' di soldi che avevate messo voi sotto forma di tasse. Se siete in Irlanda il procedimento con il welfare è abbastanza veloce, però per esperienza personale provate a chiedere a che punto è la vostra pratica, perché nel mio caso per esempio non mi era stato notificato che era tutto pronto e che avevo già ricevuto i primi assegni. Per alcuni ho dovuto chiedere all'ufficio del welfare di farmeli riattivare perché erano già scaduti. Lo so che sembra fantascienza perché in Italia funziona in maniera un po' diversa, però può succedere che ci sono soldi per voi e voi non lo sapete. Nel momento in cui troverete un lavoro nuovo, basta andare al welfare di nuovo, dire che da giorno tot ricominciate a lavorare e penseranno loro direttamente a stoppare i sussidi e voi ricominciate a fare la vostra vita bellissima con il vostro bellissimo lavoro. Consiglio numero 2, parlatene. Non abbiate paura, non abbiate vergogna, parlate tantissimo di quello che vi è successo. Non avete fatto nulla di male, non avete rubato a nessuno, non avete danneggiato nessuno. Eravate nel posto sbagliato al momento sbagliato, per cui l'unico modo per uscirne veramente, sia a livello mentale che per poi trovare un lavoro nuovo, è quello di parlarne. Io non nego assolutamente il fatto che all'inizio l'ho presa malissimo, che la prima settimana è stata estremamente difficile. Ripeto, queste cose succedono, però io ho sempre contestato un po' la forma, il fatto di essere stato licenziato in 4 minuti, con una lettera.
Non è facile da digerire, non è assolutamente facile da digerire una cosa del genere. Però si può passare, si sorpassa, ci si rimette in piedi tranquillamente, ma soprattutto se se ne parla e si comincia effettivamente ad analizzare la cosa per quella che è, cioè non abbiamo colpa, è successo, ma evidentemente doveva andare così, e allora le cose cominceranno piano piano a migliorare. Nel mio caso, per scelta personale, io ho fatto un post su LinkedIn, probabilmente una delle piattaforme che utilizzo di più, e ho fatto una foto, che è questa qui, e in poche parole ho detto: guardate, sono stato licenziato, mi è andata così, però adesso sono libero di parlare con chiunque, per cui se qualcuno ha bisogno di un profilo come il mio, io sono disponibile a parlare già da domani. La bellezza e la magia di LinkedIn sta proprio nel fatto che la rete, il cosiddetto network, ti aiuta tantissimo ed è quello che fa la differenza. Questo post qui nel giro di pochissimi giorni ha raggiunto oltre 20.000 persone. Tantissime persone hanno cominciato a scrivermi, ex colleghi e amici di lavoro che manifestavano la loro solidarietà, tantissima gente che in quei giorni, esattamente come me, stava perdendo il lavoro con le stesse modalità, ma soprattutto i cacciatori di teste, i recruiter, che sono sempre lì attenti a quello che succede, e 2 o 3 di loro mi hanno scritto praticamente subito, a distanza di un'ora dal post. Il post ha avuto un'ottima visibilità, ha raggiunto le persone giuste e mi ha permesso di cominciare a parlare di quello che mi è successo in maniera molto più strutturata, molto più ordinata, senza lamentarsi troppo, ma con la convinzione che le cose potessero cambiare e che comunque ci sarebbe stato un risvolto estremamente positivo a sta storia che di positivo aveva ben poco. Tra l'altro, un post del genere mi ha fatto conoscere gente che non conoscevo e quindi allargare ancora di più questa mia rete, questo network che utilizzo, e condividere la mia storia, parlare con gente che stava vivendo esattamente la stessa cosa che stava succedendo a me e purtroppo stava affrontando anche tutte le emozioni negative che derivano da una cosa del genere. E devo dire che per me ha avuto un effetto estremamente liberatorio. Il fatto di averne parlato, di averlo detto, di essere lì tranquillo, con la coscienza a posto, a parlare davanti a tutti di una cosa del genere, mi ha permesso di superarla facilmente e di rimettermi subito in piedi e mentalmente pronto per fare tutta una serie di colloqui che sono iniziati a 2 giorni da quel post lì. Consiglio numero 3, e per me questo qui è il più importante di tutti, ma tanto importante. Se avete un side project, un progetto come questo mio, come The Sicilian Wanderer, fate in modo che sia ben visibile sul vostro curriculum, anzi, estremamente visibile. Può sembrare una scemenza, può sembrare una cosa di troppo, ma non lo è. Ora più che mai la creatività viene premiata. Dal licenziamento a ora, quindi negli ultimi 2 mesi, ho fatto colloqui con 8 compagnie diverse. In tutti e 8 i colloqui ho parlato di The Sicilian Wanderer non perché lo volessi io, ma perché era nel curriculum o perché chi mi andava a intervistare conosceva il progetto tramite LinkedIn, perché posto tantissimo anche lì. Il fatto di raccontare delle storie, di far vedere dei posti è un ottimo esercizio di scrittura, è un ottimo esercizio di creatività. Sono esercizi che vengono apprezzati tantissimo perché dimostrano che tu in realtà puoi fare tantissime cose diverse e che comunque ci provi a farle bene. Non saranno perfette, probabilmente non lo saranno mai, ma danno un'indicazione della persona che sei. Uno di questi colloqui è iniziato proprio da The Sicilian Wanderer, cioè prima ancora delle presentazioni di rito ci siamo messi a parlare di The Sicilian Wanderer e lì io avevo iniziato a capire che probabilmente stavo parlando con la persona giusta, stavo parlando con la compagnia giusta, stavo parlando con una persona che dà valore a tutto quello che fai e non soltanto a quello che hai fatto in passato. Allontaniamoci tantissimo e velocemente dalla mentalità italiana secondo la quale tutto ciò che non è strettamente lavoro allora non va fatto perché può dare fastidio, perché è visto male. Non è più così, non è così fuori. Andiamo avanti tranquillamente e portiamo avanti quelli che sono anche i nostri progetti del weekend, i nostri progetti dopo lavoro. Questi progetti valgono tantissimo, hanno un valore enorme e possono e devono essere utilizzati anche nei momenti di difficoltà, quando le cose non vanno benissimo, ma possiamo comunque dimostrare di avere certe abilità. Dare una forma alla nostra creatività e trasformarla in arte, trasformarla in cultura, trasformarla in video su YouTube, che per molti sono, insomma, niente di che, però in realtà per molti di noi sono un modo per esprimersi. Tutte queste cose devono far parte del pacchetto che presentate quando parlate di voi. Io nei miei curriculum da 2 anni a questa parte ho sempre uno spazietto per The Sicilian Wanderer, dove in pochissime parole descrivo il progetto,
e ovviamente lascio sempre il link per andare a vedere i video. Mettete i vostri progetti secondari allo stesso piano e alla stessa importanza delle esperienze di lavoro passate. Non abbiate assolutamente paura di essere giudicati. State facendo cose belle perché in primis rendono felici voi stessi. Per tutti quelli che hanno perso il lavoro negli ultimi 2 mesi, e a quanto pare i numeri sono tremendi, queste 50.000 persone a quanto pare licenziate da un giorno all'altro. Se siete stati fortunati come me e avete già trovato un altro lavoro molto bello nel giro di 2 mesi, allora condividete la vostra esperienza. Fate capire a tutti gli altri cosa bisogna fare per trovare un lavoro nel minor tempo possibile. A chi invece non ha ancora trovato un nuovo impiego dico di stare tranquilli. Le cose cambiano, gira tutto e le cose si sistemano. Passato lo shock iniziale vi consiglio di parlare di tutto quello che vi è successo. Non c'è alcuna vergogna, non abbiamo alcuna colpa, parlatene e le cose comunque piano piano si andranno risolvendo. Ovvio, non per magia, c'è bisogno di fare uno sforzo notevole per rimettersi in piedi mentalmente, ricominciare a cercare parlare con tantissime persone che probabilmente non saranno molto interessate a voi, né vorranno trovarvi veramente un lavoro, ma stanno raccogliendo delle informazioni, devono raggiungere dei target, devono fare dei numeri e quindi potrà capitare di finire in una di quelle infinite liste delle agenzie interinali, dei cacciatori di teste che però non hanno molta testa ad aiutarvi. E lì c'è un solo rimedio. Fottetevi in, fottetevene, andate avanti. Non sono tutte così, per fortuna, le opportunità che ci sono in giro. Spero di non aver detto delle minchiate. Forza picciotti e buon 2023 a tutti.